Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parato e oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsetta molto semplice con un punto, vedete, di grande effetto. Per questa borsa io ho usato un fondo rigido, ma chiaramente potete usare anche un fondo realizzato all'uncinetto. Per il nostro tutorial ci occorrerà un fondo 25x10, uncinetto numero 4 per infilare all'interno dei fori e uso il cordino Ares. Il colore che uso io è il numero 33, è un colore di rosa antico, è 500 grammi per 650 metri. Per questo cordino voi avete un codice sconto di 5 euro inserendo rosa 5 nel momento dell'ordine, quindi nello spazio per i coupon voi inserite rosa 5 e ricevete uno sconto di 5 euro su qualsiasi cosa andiate ad acquistare. Iniziamo, guardate, con il fondo rivolto con i piedini, vedete, non quelli piatti ma quelli praticamente sporgenti, e al centro io entro con il mio uncinetto e inizio caricando il filo e una catenella, entro di nuovo e carico un'altra maglia, una maglia bassa. Adesso entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo, 2 maglie basse nel terzo, quindi 1 e 2. Di nuovo una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo e 2 maglie basse nel terzo, 1 e 2. E di nuovo una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo, 2 maglie basse nel terzo, 1 e 2. Il modo, quindi il metodo per infilare nei fori dipende innanzitutto dalla distanza dei fori, che non è tantissima, ma dipende anche dal filato. Questo è un filato, vedete, piatto di circa 3 mm, quindi giustamente io vado a fare meno aumenti per quanto riguarda i fori. Ovviamente se voi lavorate con un filato più sottile potrebbe essere necessario lavorare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento, questo dovete valutarlo voi. Io adesso vado a proseguire fino ad arrivare dove ho iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto io entro prendendo entrambe le asole della maglia dopo e chiudo a maglia bassissima. Adesso 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto subito dopo e lavoriamo una prima maglia alta e poi una seconda maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, torniamo indietro dove abbiamo lavorato le 2 catenelle, carichiamo una prima volta il filo, carichiamo una seconda volta il filo e carichiamo una terza volta il filo e chiudiamo tutto insieme. Adesso saltiamo un punto, filo sull'uncinetto, andiamo in quello dopo e lavoriamo una prima maglia alta e una seconda maglia alta e di nuovo carichiamo il filo, entriamo nel punto precedente, carichiamo una volta, carichiamo 2 volte e carichiamo 3 volte, chiudiamo tutto insieme. Di nuovo saltiamo una maglia bassa, entriamo in quella dopo e lavoriamo una prima maglia alta e una seconda maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno della maglia saltata, carichiamo una volta, carichiamo 2 volte, carichiamo 3 volte e chiudiamo tutto insieme. E dobbiamo lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto che ho lavorato, qui ho le 2 catenelle più la maglia, vedete la maglia praticamente alta, una delle 2, entro al centro qui e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso 1 e 2 catenelle e giriamo il nostro lavoro in questa maniera qui. Ora filo sull'uncinetto e all'interno dello stesso punto lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Ora vado nello spazio, vedete che si è creato tra i 2 gruppi, e lavoro di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. E poi filo sull'uncinetto e torno indietro qui dove ho lavorato le 2 maglie alte e carico 1, 2
e 3 volte. Adesso filo sull'uncinetto, salto questo punto, entro in quello dopo e lavoro 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro nello spazio che ho saltato e lavoro e carico 1, 2 e 3 e chiudo tutto insieme. Salto di nuovo questo punto, entro in quello dopo e lavoro 1 e 2 maglie alte, carico il filo, torno indietro e 1, 2 e 3. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto questo punto, entro nello spazio dopo e di nuovo 1 e 2 maglie alte, carico il filo, torno di nuovo indietro, vedete, nello stesso spazio, carico una volta, carico 2 volte, carico 3 volte e chiudo tutto insieme. E come potete vedere, lavorando in questa maniera avremo un verso e poi l'altro, poi un'altra volta il verso a destra, poi a sinistra e così via. Io adesso vado a proseguire fino ad arrivare dove ho iniziato. Arrivo, guardate, alla fine della riga, ho le maglie alte lavorate qui, entro e chiudo a maglia bassissima. Adesso noi dobbiamo girare di nuovo il lavoro, quindi 1 e 2 e giriamo il nostro lavoro. Abbiamo, guardate, questo spazio, filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo all'interno in questa maniera e lavoriamo una maglia alta. Ne possiamo lavorare anche 2, vedete voi, 2, 3, insomma dipende come lavorate, se lavorate stretto, se lavorate largo. Filo sull'uncinetto, entro in quello dopo e lavoro 1 e 2. Filo sull'uncinetto, torno indietro e di nuovo carico 1, 2 e 3 e chiudo tutto insieme. Adesso questo punto ovviamente lo saltiamo, andiamo in quello dopo e di nuovo 1 e 2 e di nuovo filo sull'uncinetto ed entriamo, vedete, in questo punto che in realtà già è lavorato. 1, 2 e 3 e 3 e chiudiamo di nuovo. Quindi vedete, guardate, un punto andrà di qua, un punto di qua e un punto di là. E di nuovo saltiamo questo punto, entriamo nell'altro e lavoriamo sempre. 1 e 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro e carichiamo il nostro filo per 3 volte. 2 chiudiamo tutto insieme e di nuovo iniziamo da capo, saltiamo un punto e 2 maglie alte nel prossimo. Filo sull'uncinetto, torniamo indietro in questo spazio per 1, 2 e 3 volte e chiudiamo. E quindi dobbiamo proseguire così fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo di nuovo, vedete, dopo aver completato l'ultimo punto e di nuovo chiudo a maglia bassissima sulla maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo giriamo il nostro lavoro e iniziamo da capo la stessissima lavorazione. Quindi adesso io vado a proseguire per un tot di righe e poi ovviamente vi dico quante righe ho lavorato. Ho lavorato un totale di 11 righe che in centimetri sono 17 centimetri. Adesso guardate, io ho chiuso a maglia bassissima, una catenella e qui non giriamo più il nostro lavoro, non ne abbiamo bisogno più perché dobbiamo lavorare delle maglie basse. Quindi andiamo a terminare, vedete, la riga sul lato esterno, ok? Adesso io devo realizzare delle maglie basse. Che cosa faccio? Qui ho realizzato, vedete, una catenella, entro nello stesso punto, lavoro una maglia bassa e adesso rimetto il marcapunti. Ora salto questi due punti, salto un punto e in quello dopo lavoro una maglia bassa,
salto un punto e in quello dopo lavoro una maglia bassa, salto un punto e in quello dopo maglia bassa, di nuovo salto un punto e in quello dopo maglia bassa, e lavoriamo saltando sempre un punto e lavorando quello successivo a maglia bassa. Salto un punto e lavoro la maglia bassa, salto un punto e maglia bassa, e andiamo a lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al punto precedente al marcapunti, ovviamente salto questo punto, tolgo il marcapunti, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, quindi lavoro a spirale senza chiudere. E adesso in ogni punto, quindi non saltate più nessun punto, lavoro una maglia bassa e vado a lavorare un tot di righe. Dipende poi ovviamente dai gusti personali. Creo giusto un bordino di un paio di righe, al massimo 3, sulla parte, vedete, superiore della borsetta. Siccome abbiamo ristretto leggermente, si avrà questo effetto un pochino bombato grazie al punto che è un pochino ovviamente più corposo. Io adesso vado a fare un tot di righe. Quando arrivo al marcapunti, semplicemente tolgo il marcapunti, lavoro la maglia bassa e rimetto il marcapunti. Allora, io in totale ho realizzato 5 righe perché dovevo raggiungere circa 3 centimetri, e quindi 1, 2, 3, 4 e 5 righe totali a maglia bassa. Adesso a questo punto, guardate, io mi trovo in questa maniera qui, taglio un po' di codina sul punto precedente dove ho il marcapunti, tolgo il mio marcapunti, salto questo punto, quindi salto un punto, entro in quello dopo da dietro e vado a chiudere ovviamente la lavorazione senza scalino, quindi faccio così, rientro al centro, vedete, del punto in questa maniera qui, e così non abbiamo lo scalino. Ovviamente questo filato vado a nasconderlo all'interno. Se state usando il cordino, ovviamente il cordino rispetto agli altri tessuti possiamo saldarlo anche con l'accendino, quindi riusciamo a fermarlo bene. Ma se state usando cotone o comunque dei filati che tendono a scappare dall'interno della borsa, vi consiglio di fermare sempre con un punto di colla per tessuti o con ago e filo. Io, vedete, saldo con l'accendino perché si diventa plastificato, vedete, si salda benissimo. A questo punto aggiustiamo nelle mani la nostra borsettina e chiaramente abbiamo terminato il design della borsettina. Per i manici ho messo su 35 catenelle che in centimetri sono circa 20 centimetri. Adesso guardate, io entro nella solina retro, quindi qui ho la prima catenella che salto, giro il lavoro, entro nella prima asolina retro e lavoro una maglia bassa, entro nella seconda e lavoro una maglia bassa, entro nella terza, lavoro una maglia bassa e così via. Vedete, per ogni asolina retro noi lavoriamo una maglia bassa in ognuna di queste asoline fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga. Arrivo, guardate, nell'ultima asolina, lavoro una prima maglia bassa, entro di nuovo, ne lavoro un'altra bloccando anche la codina, quindi 2, entro di nuovo sempre nello stesso punto e ne lavoro ancora un'altra, quindi 3 maglie nello stesso punto. Adesso guardate, entro nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa e nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni maglia bassa, e andiamo a proseguire in questa maniera qui fino a completare l'intera riga. Arrivo, guardate, nell'ultimo punto, entro all'interno e lavoro 1 e 2 maglie basse e ne lavoro un'altra, perché poi adesso andiamo a chiudere ovviamente la lavorazione. Tagliamo una codina
e vado a chiudere la lavorazione. Salto un punto, entro da dietro, entro di nuovo al centro di questo punto, prendendo anche, vedete, questa solina retro, e chiudo in questa maniera qui. Adesso allora la lavorazione è abbastanza stretta e stabile, ma se volete evitare che slabri con la codina, vedete, non facciamo altro che passare al centro dei punti in questa maniera qui, così praticamente la nostra lavorazione non slabrerà assolutamente, quindi il manico non si allunga. Potete ovviamente usare questo tipo di lavorazione per un manico anche più lungo o per più giri, quindi se volete un manico leggermente più largo fate più righe ovviamente, e ovviamente il filo all'interno, vedete, non farà muovere più il manico e diventerà stabile. Io adesso vado a proseguire fino alla fine. Quando abbiamo terminato di infilare, ovviamente andiamo a nascondere all'interno il nostro filo. Io ho degli anellini, guardate, molto piccoli, che vado ad inserire qui all'estremità del mio manico in questa maniera qui, li faccio passare all'interno del filato. A questo punto, guardate, mi sono procurata 28 cm di catenella per un lato, che andrò semplicemente, vedete, ad agganciare qui, sia da un lato ovviamente che dall'altro. Per i centimetri quelli sono opzionali, perché magari se vi piace più lunga la farete più lunga, ed ecco. E chiaramente da quest'altra parte andrò a mettere degli anelli, quindi alla borsa, vedete qui, semplicemente noi nei lati andiamo ad agganciare questo anello e lo mettiamo, guardate, in una maniera che agganci quasi tutte le maglie basse, perché così non slabra, vi raccomando. Quindi non mettetelo troppo sopra, perché altrimenti poi tirerà troppo il tessuto e quindi succede che tira. Invece agganciarlo così è molto meglio. A questo punto apriamo l'anello da quest'altra parte e stessa cosa da qua, ed ecco, vedete che ho agganciato il manico e ha il richiamo, vedete, uguale al tessuto. Ovviamente io adesso al centro andrò a mettere una chiusura magnetica in modo che la nostra borsetta è completa. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.